Buongiorno dal lago di Garda, da un posto magnifico, guardate alle mie spalle. Adesso vi porto qui sotto al lido di Padenghe, prenderò un caffè qui, vediamo tutta la zona e poi facciamo una bellissima passeggiata, vi faccio vedere e arriviamo al porto di Moniga del Garda a sinistra. Quindi siamo a novembre, metà novembre, 11 del mattino, circa 10 gradi, guardate che giornata spettacolare. Questa è una meta turistica giornaliera che vi consiglio se venite sul lago di Garda, ovvero venite qui a Padenghe, peraltro là sopra c'è tutto il parcheggio, naturalmente adesso si trova parcheggio, d'estate un attimino meno. Se poi scendiamo di qua con le scale, però se avete problemi per esempio come con la carrozzina o stampelle, si può scendere di lì e poi si scende, c'è la discesa. Adesso andiamo giù, vi faccio una panoramica del posto, già che c'è questa bellissima terrazza, così vi spiego un po' cosa facciamo oggi. Un'altra cosa importante, se venite qui a Padenghe vi consiglio di vedere anche il castello sopra. Ho fatto un video del castello di Padenghe, è un castello abitato, quindi non c'è biglietto, si entra, però sappiate che ci abitano le persone. Poi una volta qui che cosa facciamo? Qui sotto, come vedete, ci sono diversi bar e intanto godiamoci anche lo spettacolo, perché il lago a novembre è stupendo. È bello tutto l'anno, però in questo periodo è veramente fantastico. La temperatura è ancora buona, 9-10 gradi, insomma. E io abito a Desenzano al Garda, quindi adesso vedo che qua è chiuso, quindi vado di lì a bere il caffè e poi facciamo una passeggiata di là, saranno 2-3 km, non è tantissimo, e arriviamo là in fondo. Vi faccio vedere il porto di Moniga che è bellissimo. Vi do un'altra informazione, già che siamo qui dall'alto, in quella direzione c'è una piccola passeggiata, 500 metri, un chilometro, però poi finisce, quindi poi dovete tornare indietro. Va bene, comunque dai, scendiamo, andiamo a vedere il posto. Sto già chiacchierando troppo, voi volete magari vedere il posto, ho già fatto parecchi video qua, però abitando qua in zona io vengo comunque a bere un caffè e mi piace farvi vedere anche il posto, anche perché in diversi periodi dell'anno cambia, c'è più gente, meno gente, cambia anche il panorama. Che bello, ancora in novembre, vedere tutti questi fiori. È proprio bello, sì. Adesso mi metto qui davanti con un bel caffè. L'unica cosa qui è che il caffè te lo danno nel cartoncino, però non c'ho alternative. L'alternativa, sto pensando, sapete cosa faccio? No, io non ci voglio bere il caffè nel cartoncino. Allora, facciamo così. Vi faccio vedere il posto, che è stupendo, e prendo il caffè a Moniga, perché proprio non ci voglio bere il caffè nel cartoncino. Ora, non voglio fare cattiva pubblicità al posto, che è stupendo, però, me bere il caffè nel cartoncino, anche il cappuccio. Bene, di là, come vi ho detto, c'è una camminata, 500 metri, un chilometro, però poi finisce. Vi faccio vedere, vedete, vi portano così con il cartoncino, non mi piace. Però, oddio, non voglio fare cattiva pubblicità, ci mancherebbe, il posto è stupendo. Però il caffè la mattina lo bevo in una tazzina, quindi vado là che sono sicuro che c'è il bar. Allora, facciamo così, facciamo un pezzo di camminata insieme. Il posto è veramente fantastico, peccato che non puoi prendere il caffè con la tazzina di ceramica, insomma, non dico porcellana, ma
pochissima gente, però è bello vedere ancora tutti questi colori, vedete? C'è ancora un po' di fioritura, qualcosa c'è. Qui è veramente bello, però voglio godermi un caffè con la tazzina in ceramica bianca. So che molti di voi saranno d'accordo con me perché io bere il caffè nel cartoncino proprio non mi piace. Può essere anche un buonissimo caffè, ma non mi piace. E no, guardo in alto perché sentivo un drone che mi ha ricordato che prima o poi dovrò comprarmelo, che non lo compro perché per la spesa, sì certo, voglio dire anche quello, però perché sono un po' pigro con la tecnologia, no? Poi devo studiare come usarlo, non c'ho voglia. Invece qua prendo il telefono, lo apro e faccio i video, però so che magari a parte che poi col drone ci sono anche delle regolamentazioni, e già vi dico che sul lago di Garda sono molto attenti a questo, perché io faccio video tutto il giorno, addirittura una vigilessa voleva darmi una multa perché andavo in bicicletta con una mano e con l'altra tenevo il telefono, ecco. Poi non vi dico tutte le altre volte che mi sono capitate cose, insomma, andando in giro, quindi ci manca anche il drone. Sì, certo, far volare il drone qua probabilmente non dice niente a nessuno, però sfortuna vuole che io becco sempre i vigili. Vi racconto questa cosa qua. Stavo dicendo, è partito il martello pneumatico, ma vabbè, fa niente. Mi è capitato pure questo l'altro giorno. Tornavo giù da Riva del Garda, ero all'altezza di Brenzone e c'era un punto in cui inizia la ciclabile, e c'è una ciclabile bellissima, c'è un parcheggio. Non c'era nessuno, che siamo a metà novembre. Mi fermo, entro nel piazzale, scendo, prendo il telefono con la mia asta, il mio microfono, arrivano i vigili nel parcheggio, vedo che si avvicinano e comincio a pensare, cioè, cosa ho fatto? E mi dicono, ma lei è qua per le riprese? E io mentre non ho capito, ho detto, sì, sto facendo una ripresa. E loro mi dicono, ma la troupe è già arrivata? E dico, ma quale troupe? E allora loro mi dicono, ma lei non è qua per il film? E io faccio, no, sono qua, sono un privato, mi sono fermato e volevo fare le riprese. Allora mi ha spiegato che io non l'ho visto, c'era un cartello, che c'era un'ordinanza, mi hanno detto ordinanza, perché proprio lì tra 5 minuti arrivava la troupe che dovevano fare un film, non so quale film, e quindi mi hanno fatto andare via. Ecco, cioè, per dire, no, ma tutte le volte capita qualcosa, insomma. Mi manca pure il drone. Va bene, faccio del posto. Guardate che tranquillità. Perciò vi dicevo, se venite qua sul lago, fate questa tappa, o andate direttamente là dove andiamo adesso e venite qui, oppure venite qui e andate là e vi fate una bella passeggiata. Guarda che bello. Poi in questo periodo c'è pochissima gente. Oggi che giorno è? Oggi è giovedì. Sto ancora continuando a camminare, vi faccio vedere che durante la passeggiata trovate anche plastica indifferenziata e quello blu non so cos'è, cioè non c'è più il pannello, però insomma per tenere in ordine. E beh, qui non si vede leggermente il lago perché c'è un po' di vegetazione proprio avanti, sì. Ecco, qua è tornata la vista lago, guardate che spettacolo. Poi ogni tanto mi capita, non dico tutti i giorni, ma spesso, che incontro qualcuno che guarda i miei video. L'altro giorno ero alla Romantica, quando ho fatto il video magari avete visto, mentre passeggiavo, passa una coppia di signori e poi sento con la coda, come dire, delle orecchie, no? Sento dietro di me che la signora dice al marito, ma quello non è il signore che fa i video? Allora mi giro e fa, sì, sono io, ci siamo conosciuti. Che bello, guardate che spettacolo. Mi piace vedere le palme sul lago, mi danno un senso di, non lo so,
Forse perché mi piace la Costa Azzurra, ogni tanto ci vado e quindi mi piace. Guardate, quando vedo che si muovono col vento, hanno un fascino veramente. Non so, questa cosa esotica mi piace tantissimo. Qui guardate che bello con questa passeggiata in legno. Se avete anche, come qualcuno mi ha chiesto a volte, per esempio la carrozzina, qui non potete camminare, però qui io vedo che anche qui non penso ci siano problemi e tutta questa passeggiata si può fare anche con la sedia a rotelle. Credo che anche qui non ci siano problemi, quindi non ho trovato fino adesso nessun tipo di impedimento, quindi potete farla anche con la carrozzina tutta questa parte qui, molto caratteristico qua, guardate che bello. È una bella passeggiata costeggiata tutta dal lago. Che belli i colori dell'autunno, guardate, sembra un quadro. Questo posto è veramente stupendo, io vi consiglio di venire qua. So che sono ripetitivo, però è veramente bello, è rilassante camminare qua. D'estate un po' meno, nel senso che c'è tanta gente, però in settimana che d'estate sono venuto qua anche luglio, agosto magari no, però anche luglio in settimana è tranquillo. Che colori, guardate che roba. Sentite anche il rumore del lago? C'è il fruscio delle foglie con il suono del lago. È veramente bello, tonificante, venire qua si sta bene. E sono contento perché preferisco anche bermi un caffè là, che me lo godo anche di più avendo fatto anche la camminata, quindi ho fatto la scelta giusta. Qui sopra vi faccio vedere, se qualcuno di voi è interessato a questo tipo di sistemazione per l'estate, vedete queste casette in legno e si chiama Campeggio della Colombaia, quindi è tutto qua sopra e da lì immagino la sera che bello che cenare lì sopra con questa vista lago. Continuiamo, credo di essere più o meno a metà strada, avrò fatto, ma non tanto, un chilometro e mezzo, penso ancora un chilometro e mezzo di arrivare là al porto. Vedete là che bello, guardate che là si vede queste casette in mezzo al verde. Guardate qua anche che bello questo pezzo con la palma che esce, che si affaccia sul lago. Anche qui credo sia un piccolo campeggio, residence. Vediamo se c'è il nome qua. Non lo vedo, comunque se venite qua lo trovate, insomma, che bello. Anche qui guardate che colori, vedete, stupendo. Che poi è bello vedere la palma e insieme, mi fa sempre specie, no? Come dire, vedere la palma insieme ai nostri colori classici delle piante autunnali che abbiamo qua. Anche qui guardate, c'è ancora verde, vedete che bello. E siamo a metà novembre, quindi avere queste giornate, comunque siamo al nord Italia, non al sud, e penso adesso ci saranno tranquillamente 12 gradi sopra i 10, ho parcheggiato, c'erano circa 9-10 gradi, è mezzo, sono le 11:30, si sta bene, al sole si sta bene, e a metà novembre avere queste giornate è favoloso, e vedere ancora insomma tutto questo verde. Sono quasi arrivato e passeggiando ho notato anche qui un campeggio
con le casettine carinissime di legno. Vediamo se c'è il numero davanti. Sì, c'è il numero davanti, vedete? Quindi se qualcuno di voi è interessato viene qui e poi si può informare meglio, però qua c'è un cartello, ho visto. Tanto guardiamo il posto, siamo quasi arrivati. Il porto ormai lo vedo lì davanti, eccolo qua. Camping Piantelle, se qualcuno di voi è interessato, eccolo qua, 4 stelle. Queste bianche mi piacciono anche di più, se riesco ad alzare il telefono si vede, vedete là sopra. Questo però vedo che è un altro camping, se vi interessa, eccolo qua, qua avete tutte le informazioni. Campeggio delle rose, c'è l'email, il telefono e quello con le casette bianche che vi ho fatto vedere prima, là dietro. Questa è l'entrata. Passiamo qua sotto e il porto è là davanti. Esco da qua, vi faccio vedere, è tutto molto suggestivo. Poi è una giornata fantastica e inizio a vedere il porto. Eccomi, sono arrivato al porto. Guardate che spettacolo, che bello. Adesso andiamo là. Spero almeno ci sia il bar aperto, non lo so. Sinceramente non lo so. Ci sono diversi bar, ce n'è uno qua a sinistra, uno poi là avanti, uno dopo. 3 ne ricordo, 3 o 4, vediamo. Perciò se venite qui, ve lo ripeto, fate questa passeggiata che è stupenda. Intanto guardate questo motoscafo Luna Rossa, che particolare, ma cos'è? È privata, non è una barca turistica questo. Pubblicizza anche Luna Rossa. È una cosina. Guardate che roba, non l'avevo mai visto qua. Ecco, questo è il bello di abitare sul lago di Garda, cioè non nel senso vedere il motoscafo, ma intendevo, io abito a Desenzano e il bello di svegliarti la mattina e poter godere di questo panorama. Certo, non siamo le Canarie e non tutti i giorni sono così, però adesso sono già una settimana, 10 giorni, sono 2 settimane che tutti i giorni è così ed è stupendo. Il pomeriggio arriva anche a 15, anche 18 gradi, fa veramente caldo. Io ho su un sacco di roba ma ho veramente caldo adesso. Anche particolare sta barca. Questo deve essere bello, girarti il lago, che comodità. Qui c'è il cantiere nautico, guardate che barcona. Io non me ne intendo, però insomma mi piacerebbe farmi un giro sopra, sinceramente. Sì. Ho il primo bar, ma è chiuso o aperto, non lo so. Sarà aperto il secondo, forse è aperto. O no, non lo so, andiamo a vedere. Sento le campane, è mezzogiorno, c'è un po' di aria, vedete, così sta bene. Con il rumore delle barche. Questo è il bar dove di solito mi fermo a bere il caffè, mentre la colazione mi piace farla all'altro bar che vedo che è anche aperto, vedo delle persone. Spero che non siano sedute perché ci sono le sedie fuori, là in fondo, andiamo a vedere. E devo andare anche in bagno. Che bel posto. E qui arrivate, ecco questa informazione importante, arrivate con il traghetto, vedete, porto di Moniga.
tutto il lago l'ho girato col traghetto, Ci sono vari traghetti con tutti gli orari ed è un posto stupendo. Che belli i colori dell'autunno, guardate. Mentre andiamo là, sì, mi sembra aperto, vi racconto questa cosa qualche minuto, spero di raccontarla in maniera breve, altrimenti il video diventa lunghissimo. Sto leggendo la biografia di Mozart. E perché? Perché mi affascina sempre non tanto il racconto di una persona coeva, cioè del tempo nostro, che racconta un personaggio del passato di 200 o 300 anni fa. Mozart siamo a metà del 1700, nella seconda metà, ma ciò che mi interessa e mi affascina è leggere ciò che scrive una persona di quell'epoca, perché quando leggi ti sembra di vivere in quel momento. Ora, questa biografia, detta in parole molto ristrette, sintetiche, l'ha scritta il secondo marito della vedova Mozart. Quando Mozart è morto, dopo 6-7 anni, siamo circa nel 1798, la vedova Mozart incontra questo Nissen e convivono e qualche anno dopo si sposano e inizia questa biografia, quindi questa raccolta di materiale. Ma la cosa interessantissima è che la biografia è una raccolta di circa 400 lettere che è la corrispondenza della famiglia Mozart, soprattutto del papà Leopold, in giro per l'Europa con il piccolino Mozart da bambino, perché lo portava in tutte le corti europee, e scriveva alla moglie e ad altre persone. E quindi è veramente per me affascinante, perché quando leggi lettere di una persona, e siamo nel 1770 circa, no? E scrive, ti racconta, perché sta parlando la moglie, e scrive per esempio della fatica di viaggiare in carrozza che fa male alla schiena, e noi pensiamo ad oggi, penso anche oggi, la persona che ha la macchina più scassata, la peggiore, ma è una grande comodità rispetto, immaginate, a quelle persone che viaggiavano, si spostavano da Milano, leggi, no? Questo va da Milano a Vienna in carrozza, cioè vi rendete conto? Oppure quando scrive cosa mangiavano, oppure scrive che la luce è ormai andata via, la luce delle candele dà fastidio e quindi agli occhi, quindi è meglio andare a dormire. Cioè proprio sei lì, e a me affascina molto, molto questo, vedere come vivevano nel 1800, 1700, ma in anche altre epoche. Adesso sto leggendo questa biografia e mi piace tantissimo. Va bene, il bar è aperto, andiamo a bere un caffè. Ecco che bella vita, vedete? Adesso vado su, prima vado in bagno e poi mi ordino il caffettino. Ecco, mi metto qua, guardate che vita, cioè veramente stupendo qua. Adesso ho preso un caffè e sì, è meglio qua rispetto là, perché il posto sì, è bello, è bellissimo anche là, qui però c'è il caffè nella ceramica, preferisco. Cioè, guardate che bello. Caffè è arrivato, quindi io chiudo il video qua, vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, molto importante, e venite qua a fare questa passeggiata e ci vediamo in un prossimo video.